Guardate che opera d'arte, anche nei più piccoli dettagli. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene e bentornati sul canale. Come detto nei video precedenti, appena tornati a Sud America, l'idea era di fare dei video tecnici e dei video futili. Quello che avete appena visto riguarda un video futile che a breve arriverà sul canale, ma oggi ci dedicheremo a qualcosa di tecnico, a qualcosa di veramente interessante che serve per trasformare le nostre moto in delle moto adventure. Quindi, senza perdere tempo, trasformiamo questo rumore in qualcosa di più solido. Piccola ma doverosa informazione, questa per me è la prima GS, quindi non conosco il mondo BMW, ma sapete benissimo della mia enorme passione per la meccanica, quanto mi piace sporcarmi le mani, quindi il consiglio che do a Francesco di fronte allo specchio è quello di iniziare a smontarla per capire come è stata realizzata, per capire come è stata progettata, perché può capitare di trovarti in situazioni un po' complicate, situazioni remote, tu solo con la moto, nel mio caso con Sara, ma è come essere da soli, forse anche peggio. A parte questo dettaglio, riuscire in qualche maniera a poter risolvere il problema appunto dall'altra parte del mondo. Nel caso specifico stiamo parlando di smontare un paracoppa, quindi una delle cose più facili al mondo. Ci sono praticamente 5 viti che lo sorreggono, anche in questo caso vite con rondella ricavata. Via l'ultima e togliamo il paracoppa. Praticamente il paracoppa è sorretto da questa piastrina in acciaio sagomata agganciata con 3 viti di maggiore diametro rispetto a quelle del paracoppa stesso. Questo sicuramente è il tappo per cambiare l'olio motore, ed inoltre nella parte anteriore troviamo l'altra piastrina sorretta da ulteriori 2 viti. Le piastrine non sono filettate, ma troviamo le classiche linguettine filettate, nel senso che qua il foro è più grande mentre la filettatura la troviamo nella parte posteriore. Piccola banalità, tutte e 5 le viti sono lunghe uguali, ma se vi soffermate nella parte iniziale questa vite è perfetta, questa è perfetta, questa è perfetta, mentre questa, guardate il dettaglio, e questa addirittura sembra avere un filetto ostruito da un truciolo. Guardate, vengo più vicino, vedete in questo punto? E se noi prendiamo le graffe, in quanto in questo lato c'è la filettatura dove si avvita la vite, ma per fare le cose fatte bene simuliamo lo spessore con una piastra in acciaio che serve a riportare la parte sotto e la parte sopra perfettamente parallela, ma cosa più importante, posizionare la filettatura in asse in maniera tale, come potete vedere, riuscire ad avvitare con facilità la vite. Tutto questo per dirvi che quando infiliamo la vite nelle graffe dobbiamo sempre fare attenzione nella parte iniziale, perché la vite deve essere perfettamente in asse alla filettatura della graffa stessa, in quanto il materiale della graffa è più duttile rispetto a quello della vite, e se noi la infiliamo in maniera non perfettamente in asse c'è il rischio di rovinare la filettatura della graffa. Altra cosa molto importante, quando togliamo le viti, nel senso quando togliamo il paracoppa, soprattutto nell'ultima vite bisogna fare attenzione. Perché? Perché il paracoppa si può inclinare. Quando la filettatura della vite si trova alla fine, il peso del paracoppa leggermente inclinato può a sua volta rovinare di nuovo la filettatura della graffa. Ovviamente non è un problema serio, in quanto queste graffe ve le tirano, non costano nulla, però dal mio punto di vista, quando parliamo di meccanica, perché non adottare una certa attenzione, dato che con l'attenzione le cose potrebbero durare anche all'infinito? Ma dato che oramai mi conoscete quanto sono rottura di scatole, e dato che mio fratello mi ha rubato la filiera in quanto mi ha detto che noi non siamo mai a casa, sono andato da un artigiano, mio amico di scuola. Prima abbiamo provato con la filiera, ma poi per fare le cose fatte bene abbiamo messo la vite al tornio con un pezzettino di teflon centrata la vite, e tramite un utensile raschiafiletto questo è il lavoro finito dopo aver passato l'utensile. Quindi prova del 9, guardate la perfezione ora. Viva tutti gli artigiani che dal mio punto di vista sono il valore aggiunto dell'Italia. Ma togliamo tutto ed andiamo ad analizzare il nostro paracoppa originale. Nel punto di massima lunghezza abbiamo 38 cm, mentre in quello di massima larghezza 28 cm. Nella zona delle viti troviamo questi centratori in acciaio che ovviamente sono incassati in delle rondelle di gomma, una sorta di passacavi, perché anche nella parte opposta troviamo la gomma che ovviamente servirà
per attutire le vibrazioni. Lo spessore lo controlliamo in maniera analogica perché le batterie del calibro sono finite, ma è di 2 mm, mentre il peso lo controlliamo in maniera digitale perché abbiamo le batterie, ed insieme a tutte le minuterie abbiamo 710 grammi. Ed ora la domanda nasce spontanea: che paracoppa scegliere tra tutti quelli proposti aftermarket? Le mie richieste sostanzialmente ne erano due: più protettivo possibile a livello di dimensione ma anche di resistenza contro gli urti, e al tempo stesso che non pesasse come me. Tralasciando il fatto che il paracoppa come dimensione è molto più grande di quanto pensassi, ora per non tediarvi leggo le istruzioni, monto tutto e ci rivediamo fra 5 secondi. Lavoro terminato, super facile. Adesso però ne parliamo. Assemblaggio semplicissimo a prova di Francesco. Questo è l'attacco anteriore composto da 3 pezzi, questo è il supporto centrale e questi due tra virgolette pilastri sono gli attacchi posteriori. La parte sotto, come potete vedere, è tutta liscia in quanto le viti sono a testa sfasata, quindi rimangono perfettamente a filo. La piegatura nella parte esterna ha questa sorta di rinforzo, mentre nello spigolo interno troviamo una sorta di fusione per rendere il corpo come se fosse unico. Spessore pazzesco perché parliamo di 8 mm, ma soprattutto guardate la differenza di dimensione, non solo in lunghezza ma anche e soprattutto in larghezza. Ma la cosa più assurda è questa: prima di dirvela però dobbiamo rinfilarci sotto la moto per togliere le piastre in acciaio. Via la prima e via la seconda. Passiamo alla piastra posteriore. Ok, qua abbiamo 3 viti. Ok e ok. Queste ovviamente tengono molto di più perché la filettatura si trova sulla coppa dell'olio. Via la prima. Ok. E tornando alla cosa assurda, ovvero il peso, il giusto confronto va fatto con le piastre, in quanto sul nuovo paracoppa non avremo più bisogno di tali piastre. 1,05 kg. Dall'altra parte ovviamente avremo un peso maggiore, ma guardate la differenza di dimensione, 2,6 kg comprese tutte le minuterie. Pazzesco ragazzi, pazzesco! Dalla vista che abbiamo avuto poc'anzi della parte sotto della coppa dell'olio sicuramente avrete intuito a cosa servono questi scassi, ma la cosa più figa, venite con me perché andiamo a vedere a cosa servono questi due tra virgolette pilastri. Focalizzate lo sguardo in questo tubo qua, praticamente una parte del telaio che collega i supporti delle due pedane. Forse da questo lato si vede ancora meglio questo tubo qua. Ora con la moto sul cavalletto laterale perché ci si lavora meglio, in maniera super semplice facciamo scorrere verso l'alto il nostro paramotore e una volta arrivati al telaio basta spingere. Ok, e possiamo anche lasciarlo facendolo ruotare. Cambio nuovamente inquadratura per farvelo vedere meglio. Vedete questi due fori? Facendolo ruotare verso l'alto, da sotto potremo infilare le viti. E comunque questa soluzione che rimane agganciato al telaio è veramente una figata. Le altre 3 viti si infilano sempre da sotto, passano all'interno di questo mattoncino centrale che funge da spessore ma al tempo stesso serve per ampliare la battuta. Quindi delle 5 viti rimaste, tutte testa bottone con la relativa rondella, le 3 lunghe vanno nell'attacco centrale, mentre le 2 più corte vanno nell'attacco anteriore. La lunga si infilerà qua, eccola, mentre la corta con lo stesso concetto si infilerà qua. Quindi bando alle ciance, mettiamoci al lavoro ed andiamo ad avvitare la vite direttamente al carter. Ok, senza ovviamente serrare, mettiamo anche l'altra. Qua ricordiamo le viti più lunghe, ovviamente dobbiamo leggermente forzare per trovare la centratura, per questo motivo non vanno mai tirate le viti al primo colpo, come immaginavo è già centrata perché questa ha centrato tutto il triangolo, e in maniera super semplice passiamo all'ultima che anch'essa
è già centrata, quindi tolleranza quasi centesimale. Ed ora andiamo a stringere le anteriori. Ok, solita doverosa pulizia di fine lavori, che è quella più soddisfacente. Ragazzi, penso che si capisca dal mio sorriso la soddisfazione perché il prodotto è veramente spaziale. Ero un po' scettico prima di prenderlo in quanto online non ero riuscito a trovare o perlomeno a reperire tutti i dettagli tecnici, ma ora che l'ho preso in mano, l'ho analizzato, ma soprattutto montato, è veramente allucinante. Guardate la precisione in questo punto, ci saranno 5 mm. Visto davanti, guardate la protezione fino a dove arriva ed anche da questa angolazione che segue la linea delle teste, veramente bellissimo. E guardate in questo punto, neanche un dito ci entra, tutti i collettori sono super riparati. Mamma mia quanto mi piacciono queste cose. Continuando sempre dietro per arrivare addirittura fino alle pedane. Chiudiamo con il lato del cambio, vedete continui rinvii, anche questo scasso per far passare la molla del cavalletto centrale. Ora capiamo perfettamente a cosa servono tra virgolette questi pilastri. In primis perché il paramotore originale termina molto prima, quindi avevano bisogno di un supporto aggiuntivo, ma al tempo stesso molto comodo per agganciare il paramotore quando dobbiamo toglierlo e rimetterlo. Vi ho cambiato nuovamente l'inquadratura con il cavalletto laterale, anzi ci avviciniamo perché non riesco a smettere di guardarlo. È bellissimo! Ma poi che sotto è tutto liscio, super filante, senza nulla che sporge e che si raccorda praticamente con l'altro pezzo del cavalletto centrale originale BMW. Sembra la parte sotto di una Formula 1. Finalmente mettiamo da parte il paracoppa della Peck Perego perché ragazzi devo essere onesto, su una moto da 30.000 euro potevano fare un po' meglio. Da progettista meccanico vi dico che queste cose vengono utilizzate per tenere le carene, mentre per qualcosa che deve proteggere una parte meccanica, una parte importante che può prendere dei colpi anche pesanti, potevano adottare un'altra soluzione, ma ovviamente questo è il mio personale punto di vista. Ma a parte questo dettaglio che come detto rimane un mio personale punto di vista, voglio sapere per pura curiosità chi di voi conosceva l'azienda AXP Racing, un'azienda francese leader nella produzione di protezioni per quad e per moto, protezioni con una caratteristica praticamente unica al mondo. Unica al mondo ovviamente si fa per dire, ma è anche vero che siamo abituati a pensare ai paracoppa in materiali tipo acciaio e alluminio. Se per pura curiosità andate all'interno del loro sito vi accorgerete che non utilizzano né l'alluminio né l'acciaio ma il polietilene. Che cos'è il polietilene? Il polietilene non è altro che una plastica, ma fate attenzione perché ci sono diverse tipologie di plastica. Nel caso specifico, proprio per l'utilizzo, utilizzano il PEHD, che significa una plastica ad alta densità. La plastica ad alta densità ha come caratteristica che resiste tantissimo agli urti, ma al tempo stesso è anche flessibile. Quindi pensate all'utilizzo del paracoppa. Possiamo prendere un'enorme sassata, il paracoppa si fletterà leggermente, quindi attutirà il colpo, ma al tempo stesso non si romperà, perché appunto la plastica ad alta densità è molto resistente agli impatti. Inoltre è facilmente lavorabile perché si possono unire due pezzi facendo una fusione centrale e rendere il pezzo come se fosse unico, quindi super resistente anche sullo spigolo. Per non dire poi che una sassata non lo ammaccherà come se fosse alluminio o acciaio. Ma la vera differenza, penso che l'abbiamo capita tutti, sta nel rapporto resistenza-peso specifico. PEHD pesa 0,95 grammi al centimetro cubo, alluminio circa 2,7 grammi al centimetro cubo, l'acciaio 7,85 grammi al centimetro cubo. Praticamente il polietilene ad alta densità pesa 1/3 dell'alluminio e 1/8 dell'acciaio. E da questo si capisce benissimo perché tutta la parte originale pesa poco più di 1 kg, mentre l'altra, molto ma molto più protettiva, pesa solo 2,6 kg. Parliamo di 1,6 kg di differenza, ma se pensiamo a dove si trova questo peso, ovvero nella parte centrale più bassa della moto, quindi vi posso garantire assolutamente, senza provarlo, che il peso non influirà minimamente sulla guidabilità e sulla dinamicità della moto, ma al tempo stesso avremo una protezione nettamente superiore. Ma come nelle migliori favole c'è sempre qualcosa che ci rattrista, ovvero il prezzo. Sicuramente uno dei paracoppa più cari presenti sul mercato. Se andate nel loro sito trovate un filtro, potete mettere la vostra moto perché ovviamente non producono paracoppa solo per il BMW GS Adventure, ma per tantissimi altri modelli. Nel caso specifico per il BMW abbiamo 3 colorazioni differenti. Il prezzo di listino è di
310 euro. Per colorazione loro intendono l'adesivo che si applica in questo punto, segue la sagoma del paracoppa. L'adesivo è spesso e gommoso al tatto, sicuramente per resistere alle sassate. Io ancora non l'ho applicato perché devo decidere se lasciarlo total black o meno. Magari consigliatemi nei commenti. E se nelle migliori favole non c'è sempre un lieto fine, Franceschino vostro cerca di fare il suo meglio. Sapete benissimo, ve lo ribadisco continuamente, nella mia super collaborazione con il negozio Motostorm, sapete anche che Motostorm vende praticamente di tutto, tra cui le protezioni AXP, ovviamente non solo per la BMW GS Adventure ma per tutte le moto, quindi buttateci un occhio perché già vi dico che il prezzo è scontato del 10%, ma che, come sapete benissimo, con il mio codice applicato sempre alla fine dopo altri codici avrete un ulteriore sconto per far finire questa favola con un lieto fine. Facendo un banalissimo esempio, con una spesa di 1000 euro vi arriveranno 5 codici per mail perché appunto multipli di 200 euro e tali codici possono essere utilizzati nell'acquisto successivo. Facendo un altro esempio, con una spesa di 600 euro possiamo applicare 3 codici avendo un risparmio totale, come potete vedere, di 60 euro. Ma la cosa più incredibile è che dopo aver inserito questi codici, alla fine, perché il mio codice va sempre inserito alla fine altrimenti annulla tutti gli altri codici, potete inserire Cuccioletta 2025 per avere un ulteriore sconto quantizzabile in un enorme grazie. Ciao ragazzi, e come dico sempre, fate i bravi ma non troppo.